Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ale di Learn Italian with Ale e insegno italiano online. Oggi studieremo insieme il passato prossimo. Il passato prossimo è un tempo composto, il che vuol dire che è formato da due parti. Abbiamo l'ausiliare e abbiamo il participio passato. Queste due parti che compongono il passato prossimo sono importantissime. Quando ascoltate una persona che parla in italiano, dovrete cercare di riconoscerle per individuare la presenza del passato prossimo. E allo stesso modo, quando parlate, dovrete sempre ricordarvi di utilizzare entrambe queste parti. Vediamo subito quindi come si forma il passato prossimo. Quali sono questi due pezzi da unire per formare questo tempo verbale? La prima parte è il verbo ausiliare. Si tratta sempre del verbo essere o del verbo avere, che va coniugato al presente indicativo. La seconda parte è invece il verbo che vogliamo utilizzare coniugato al participio passato. Per ottenere il participio passato del verbo bisogna togliere la desinenza finale dell'infinito, quindi are, ere, ire, e aggiungere la desinenza del participio passato, che è ato, uto, ito. Vediamo adesso nel dettaglio queste due parti. La prima abbiamo detto che è il verbo ausiliare, essere o avere. Sarà quindi importantissimo conoscere alla perfezione la coniugazione di questi due verbi nel presente indicativo. La rivediamo velocissimamente in questi schemi. Il verbo essere, io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Il verbo avere, io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. La cosa più importante è capire bene la funzione di questi ausiliari. Si tratta certamente del verbo essere e del verbo avere, ma in questo caso non svolgono la loro normale funzione di verbo a sé stante, ma sono degli ausiliari, il che significa che aiutano un verbo a formare il passato prossimo, in questo caso. Forse vi state chiedendo, ma come faccio a scegliere tra essere e avere? Quale ausiliare devo utilizzare? Ecco, non preoccupatevi, abbiate un po' di pazienza perché nella lezione della prossima settimana approfondiremo proprio questo argomento, risponderemo a questa domanda. Al momento, se non vi ricordate o non sapete qual è l'ausiliare da utilizzare, provate ad utilizzare il verbo avere, perché è quello più comune. Quindi è una garanzia, potremmo dire, una garanzia per non sbagliare. Ecco, allora non dimenticate questi due passaggi. Abbiamo appena visto il primo, adesso vediamo il secondo passaggio, che è quello di unire all'ausiliare il participio passato del verbo che vogliamo coniugare al passato prossimo. Per formare il participio passato bisogna togliere la desinenza dell'infinito, are, ere, ire, e aggiungere quella del participio passato, ato, uto, ito. Quindi i verbi in are prenderanno la desinenza ato, i verbi in ere, uto, i verbi in ire, ito. Il consiglio che di solito do ai miei studenti per memorizzare queste desinenze è innanzitutto di tenere a mente le ultime due lettere, la T e la O, che sono sempre uguali, ato, uto, ito. Poi la prima coniugazione prende la A,
che è la stessa A che troviamo nella desinenza are. La terza coniugazione prende la I, che è la stessa I che troviamo nella desinenza ire. L'unico cambio di lettera che bisogna ricordarsi è la U, che subentra al posto della E dei verbi in ere. A proposito, se il video vi sta piacendo, non dimenticate di mettere un like, che è davvero importantissimo per il mio progetto. Grazie mille. Una bellissima notizia su queste desinenze è che non cambiano mai, eccetto in un caso, eccetto quando l'ausiliare è essere. In quel caso e solo in quel caso le desinenze ato, uto, ito cambiano l'ultima lettera seguendo quella che a me piace chiamare la regola delle 4 vocali, che è la stessa regola che vale per i nomi. Quindi se il soggetto è maschile singolare avremo alla fine una O. Se il soggetto è femminile singolare una A, mentre per il plurale avremo la I per il maschile e la E per il femminile. Adesso lo capirete molto meglio vedendo la coniugazione del primo verbo che voglio presentarvi, che è il verbo andare, ok? Quindi un verbo in are che prende la desinenza ato. Abbiamo in questo caso l'ausiliare essere, quindi io sono andato o andata, tu sei andato o andata, lui, lei è andato o andata, noi siamo andati, andate, se è femminile, voi siete andati, andate, loro sono andati, o se è femminile, andate. Penso ora sia molto più chiaro il cambio dell'ultima lettera. Vediamo anche 2 esempi. Ieri sono andato a casa di Giulio. Siete andati a comprare il regalo? Vediamo adesso la coniugazione del verbo sapere, che finisce in ere. Quindi ere diventa uto. Io ho saputo, tu hai saputo, lui, lei ha saputo, noi abbiamo saputo, voi avete saputo, loro hanno saputo. Hai saputo che Luca è malato? Abbiamo saputo che presto vi sposate. Notate che nella seconda frase vi sposate è un presente utilizzato come futuro. L'avevamo studiato nelle scorse lezioni. Vediamo un verbo della terza coniugazione, finire. Io ho finito, tu hai finito, lui, lei ha finito, noi abbiamo finito, voi avete finito, loro hanno finito. È bellissimo perché una volta coniugato il verbo avere e messa la desinenza ito, poi il verbo finire è sempre uguale, è sempre finito, e così vale per tutti i verbi al passato prossimo. 2 esempi. Domenica ho finito di cenare alle 23. Hanno finito di costruire la casa? È il momento di darvi una brutta notizia, purtroppo, perché molti verbi italiani hanno il participio passato irregolare. Si tratta per lo più di verbi in ere della seconda coniugazione. Ecco qui un elenco di alcuni tra i verbi irregolari più utilizzati. Fare diventa fatto. Accendere al participio passato diventa acceso. Aprire diventa aperto. Bere, bevuto. Chiedere, chiesto. Essere, stato. Leggere, letto. Perdere, perso. Piangere, pianto. Scegliere, scelto. Scrivere,
scritto, spendere, speso, succedere, successo, vedere, visto, vivere, vissuto, dire, detto, morire, morto, venire, venuto. Come ho già detto, notate che la maggior parte di questi verbi sono verbi in ere della seconda coniugazione. Il mio consiglio è sempre quello di non imparare a memoria la lista, ma di riascoltarla più volte, di familiarizzare e poi di riconoscere questi verbi quando sentite qualcuno che parla in italiano. Ora ci tengo a dirvi un'ultimissima cosa, perché spesso vedo che i miei studenti di italiano faticano a formare il passato prossimo di essere e avere, e questo lo capisco perché ci si può facilmente confondere, perché da una parte abbiamo l'ausiliare, dall'altra parte abbiamo il verbo da coniugare, e se il verbo da coniugare è essere o avere, ci si può facilmente confondere tra l'ausiliare e il verbo stesso. Ecco allora in queste tabelle la coniugazione dei verbi essere e avere al passato prossimo. Il verbo essere fa: io sono stato o stata, tu sei stato, lui, lei è stato, noi siamo stati o state, voi siete stati, loro sono stati. Notate, lo ripeto ancora, che abbiamo il nostro ausiliare, che in questo caso è essere, perché essere è ausiliare di se stesso, lo studieremo nella prossima lezione. Abbiamo l'ausiliare coniugato, io sono, tu sei, lui, lei è, eccetera. E poi abbiamo il participio passato, che è stato. Vedete quanto irregolare è questo participio passato? Ricordatevelo, stato. Il verbo avere utilizza anch'esso avere come ausiliare e quindi fa: io ho avuto, tu hai avuto, lui, lei ha avuto, noi abbiamo avuto, voi avete avuto, loro hanno avuto. Vedete che in questo caso il participio passato è regolare, quindi avere diventa avuto, ere si trasforma in uto, regolarissimo. Quindi, lo ripeto ancora, ricordatevi la differenza tra l'ausiliare, ok, che è essere o avere, e il participio passato, che è il verbo che vogliamo coniugare. Unendo questi due pezzi non avrete problemi a riconoscere e poi ad utilizzare voi, quando parlate, il passato prossimo. Vi invito anche stavolta a lasciare un commento per esercitarvi con questo tempo verbale e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo prestissimo nella lezione in cui parleremo degli ausiliari essere e avere. A presto!